Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e i movimenti energetici dell'ultima parte del 2025. Ragazzi, abbiamo il giudizio e il carro. Può essere che qualcuno prenda consapevolezza su qualche tipo di strada da intraprendere, potrebbe essere il comprendere se spostarsi o no, se traslocare o no, se fare un viaggio o no, se prendere quella determinata decisione oppure no. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per l'ultimo periodo del 2025. Partiamo con un 10 di bastoni. Abbiamo un 4 di spade. Abbiamo un'imperatrice. Asso di coppe, mago, 10 di pentacoli, 6 di spade, re di spade, torre e asso di bastoni. Ragazzi, io vi consiglio comunque di incastrare poi questa lettura con quelle mensili, così avete un'idea più chiara dei movimenti energetici che potrebbero arrivare, ok? Allora, partiamo da questo 10 di bastoni che indica la fine di qualche cosa. Io ho la forza al contrario. E un 6 di coppe. Questo 10 di bastoni mi dice che qualche cosa sarà lasciato indietro. Potrebbero essere ideologie, potrebbe essere qualcuno che lascerete indietro. Andiamo a vedere il 4 di spade. Cioè, guardando le carte così in entrata, è come se si chiudesse un capitolo e dopo un momento, un periodo di recupero, guardate, con l'imperatrice vi fiorirete, mi viene da dire. Andiamo a vedere adesso questo 4 di spade. Asso di coppe che avete già qui, 9 di coppe e mondo. Voglio andare a vedere anche l'imperatrice. 9 di pentacoli, 5 di pentacoli, 3 di spade e asso di spade. Allora, ho varie letture in realtà. Se per caso state cercando figli, devo dire che è come se nel prossimo periodo fosse il periodo ideale per mettersi in testa che è ora di cambiare vita, che dopo che ci sarà il figlio non sarà più lo stesso, è come se avessi bisogno di capire quanto e che cosa dovrete sacrificare di voi. Tenete presente che la parola figlio si può sostituire con la parola progetti nei tarocchi, è sempre un qualche cosa che si crea.
Se non fosse quello il vostro caso, vi dico, secondo me, lasciando indietro questa situazione di cui ci parla il 10 di bastoni, magari non è proprio la situazione in sé, magari sono delle responsabilità che vi siete presi fino ad adesso, potrebbero essere delle cose di cui pensate di essere, di dover, diciamo, controllare piuttosto che mandare avanti, ed è come se qualcuno ad un certo punto dicesse, boh, basta, soprattutto se siete persone che tendono a fare da mamma o da papà a qualche fratello minore, magari anche maggiore. Cioè io ho come l'idea che in questo periodo direte, boh, basta, quello che potevo fare l'ho fatto, adesso vado verso qualche cos'altro. C'è questo recupero delle forze con il 4 di spade. E poi devo dire che un nuovo periodo inizia, ragazzi, perché qui abbiamo un asso di coppe, un mondo che sono la fine e l'inizio di un qualche cosa di nuovo. Abbiamo anche un asso di spade qui. Io credo che la paura che possa esserci con questo 10 di bastoni è di non farcela da soli, soprattutto se, per esempio, avete sempre sostenuto questo parente, questo fratello, o magari siete stati sostenuti, potrebbe esserci questo pensiero del non ce la faccio da solo, oppure non ce la farà da solo o da sola. Guardate, è interessante perché qua abbiamo sia 9 di pentacoli che il 5 di pentacoli. Io credo che potrebbe esserci un po' di tristezza perché al fine di questo nuovo progetto potreste dover sacrificare parte di voi stessi e questo vuol dire tempo libero magari, tempo per sé, tempo per dedicarsi alle cose che vi piacciono. Un'altra cosa che mi viene da dire, ma prendete sempre tutto quello che dico con le pinze, mi raccomando, perché leggo movimenti energetici, siete tantissimi, quindi... Però, ragazzi, fate attenzione alla salute, fate attenzione ai colpi d'aria, fate attenzione alle gambe, quindi storte, cose di questo genere. Andiamo avanti, andiamo con questo asso. Guardate, un'altra volta il 10 di bastoni. È interessante perché avete 10 di bastoni, asso di coppe, asso di coppe. E imperatore. Io sento che qualche cosa di nuovo inizierà, perché anche qui avete il mago. Allora, guardate, carro che avete anche qui. È come se ci fosse il lasciare un vecchio periodo, un vecchio pensiero indietro, una fase di recupero e poi qui c'è come l'inizio di qualche cosa di nuovo. Potrebbe essere necessario spostarsi, visto che abbiamo il carro, però io ho la sensazione che potrebbe essere qualcosa di stabile, di predefinito, perché qui abbiamo imperatore, 6 di pentacoli, 10 di pentacoli. Andiamo a vederlo, il 10. Tante carte. 7 di pentacoli, fante di coppe, 7 di coppe, asso di denari, un altro asso. Abbiamo la temperanza e un fante di bastoni. Secondo me inizierà un nuovo periodo e voi non ve ne renderete neanche tanto conto, nel senso che sì, potrebbe esserci qualche avvenimento, qualche fatto che determini il prima e il dopo, però io credo che proprio ci sarà un cambio più a 360 gradi che vedrete solo verso la fine dell'anno. Di nuovo c'è anche qui avete 1, 2, 3, 4, 5 carte di inizio per adesso, che sono già abbastanza. E 1, 2, 3. Ah, c'è anche questo di asso, tra l'altro.
Non ci sono ancora arrivata, ma c'è. E poi abbiamo tre carte di fine ciclo. Andiamo a vedere il 6 di spade. Cavaliere di coppe e 7 di spade. Andiamo a vedere il re. Abbiamo una regina di coppe e un eremita. Andiamo a vedere la torre. Nove di bastoni e la stella. Datemi una carta anche per questo asso. Nove di bastoni e diavolo. No, scusate, un 7 di bastoni e diavolo. Il fatto che abbiate sia la torre che il diavolo girati al contrario, credo che sia come qualche cosa che un po' si incastra, ehm, ma è come se non voleste interrompere qualcosa. Se avete già dei progetti in testa, potrebbe essere che non volete lasciare da parte quei progetti, ma iniziarne comunque altri. Allora, partiamo dall'amore. Secondo me è un periodo fioriero. Se siete single, ragazzi, o sì, secondo me qualche nuova relazione inizia. E soprattutto devo dire che potreste conoscere questa persona magari in un posto religioso, piuttosto che in un posto dove si parla, si frequenta, si vive, diciamo così, in modo spirituale. Potrebbe anche essere grazie a un viaggio, non so se decidete di fare un seminario, un percorso. C'è come la probabilità appunto di conoscere questo personaggio. Vi dico che ho proprio la sensazione che la relazione può sfociare in qualche cosa di ben concreto, di ben definito. Se per caso siete in una relazione, potrebbe esserci il tema figli, come abbiamo già visto, potrebbe esserci come questa novità, chiamiamola così. E per qualcuno invece si tratta di andare a vivere insieme, di magari trasferirsi, di costruire proprio qualcosa di concreto insieme. L'unica cosa che vi dico, siccome qui abbiamo sia il 4 di spade che la temperanza, è prima curate questa sofferenza che avete dentro. Una volta che siete, diciamo, che state meglio, che state bene, allora sì che potete decidere, diciamo, che cosa sia meglio per il vostro futuro, perché finché uno sta male e si crogiola nella paura, nell'autocommiserazione, si rischia di non fare proprio scelte azzeccate, perché quando si è in preda a stati emotivi forti, sia positivi che negativi, è come se il cervello non lavorasse bene, quindi piuttosto lasciate aspettare questo cioè lasciate passare questo periodo e poi prendete le decisioni del caso. Nel caso siate in una relazione extra, devo dirvi che secondo me anche qui potrebbero esserci delle novità, potrebbero come esserci dei nuovi luoghi dove potersi incontrare. Potrebbe esserci la possibilità di fare un viaggio per vedersi, per frequentarsi, per stare insieme e ho la sensazione che tutto questo darà come una nuova marcia alla relazione. Se parliamo di lavoro, ragazzi, allora se siete senza lavoro, potrebbe effettivamente arrivare qualcosa, ma io ho la sensazione che non sarà esattamente quello che volete voi. Ora, se siete obbligati a accettare perché magari non c'è nient'altro in vista e avete eh, famiglia, figli, insomma, dovete mettere il pane sulla tavola, ehm, credo che accetterete ma non vi accontenterete. Nel senso, è come se vi diceste: sì, va bene, per adesso va bene questo, anche se non mi piace, anche se non mi fido di quello che mi hanno detto. Ah, fate attenzione, se vi promettono promozioni,
aumenti o certi vantaggi, mi viene da dire non credetegli tanto, perché è come se vi dicessero queste cose solo per mantenervi quieti, mantenervi tranquilli, però non credo che poi vi daranno queste cose. Ed è di fatti che da lì poi che secondo me si sviluppano questo torre al contrario, questo diavolo al contrario, cioè nel senso come se non voleste accettare ehm, di non riuscire a raggiungere il vostro obiettivo, quello che vi era stato detto in realtà. Mm? Abbiamo poi anche il 5 di pentacoli che mi parla di una sorta di delusione, se vogliamo, e la sento fortemente nel settore lavorativo, secondo me. Per quello che riguarda i soldi, ah no, scusate, devo ancora dire gli autonomi. Ehm, guardate, vi invitano, per quello che riguarda gli autonomi, ad essere come visionari, a guardare di più al futuro, a non fermarvi a quello che è come guadagnerò il mese prossimo, ma è come guadagnerò nei prossimi anni, cioè quale sarà il prodotto, il servizio vincente che mi farà guadagnare, che mi farà lavorare con serenità. Ho l'idea che qualcuno di voi studierà un nuovo progetto. Vi dicevano all'inizio che c'è la parola figli, che la parola progetti possono essere sostituiti. Siccome ho varie carte che mi parlano di figli, io credo che qui nel prossimo periodo potrebbe effettivamente nascere un nuovo progetto al fine di farvi guadagnare di più. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi dicono, perché tutto sommato è un periodo, insomma, abbastanza fecondo. Divertimento e rinascita. E il fulmine. Oh, guardate, morte e torre. Qui abbiamo torre e diavolo. La morte non c'è da nessuna parte, vero? No, no. Io qui ho come l'idea che vi dicano di prendere la vita un po' più, se vogliamo, sotto gamba, oppure potrebbero dirvi che avete bisogno di divertirvi con quello che fate. Il fulmine, che sarebbe la carta della torre, arriva per togliere, secondo me, quello che non vi serviva, quello che è di troppo, quello che vi distraeva. E poi arriva la rinascita, che sento un po' qui con questo asso di bastoni. Quindi secondo me si, e c'è anche il giudizio tra l'altro, secondo me si prospetta un periodo di nuove avventure, di nuovi inizi. Vi dico, assi ne avete una quantità, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con il mago. Vediamo se me ne sono dimenticata qualcuno, ma no. Quindi ci sono veramente tante carte che mi indicano che qualche cosa di nuovo inizierà, ma è come se aveste bisogno di lasciare indietro certe credenze limitanti con i 6 di spade, certe ideologie, certe vecchie bugie probabilmente che vi siete raccontati. Potrebbero anche essere bugie che vi hanno raccontato, sapete, no? Prima vi ho detto che a qualcuno verrà detto che sì, ti do quello che vuoi solo per mantenere le acque tranquille. Mm, io ho l'idea che secondo me, cambiando il modo di pensare, cambiando le aspettative, perché la torre è la caduta dell'ego, il diavolo è la torre. Qui avete l'ego e la caduta dell'ego. L'ego che cos'è? L'ego è quella cosa che ci fa identificare con il risultato. Se io sono un panettiere, no, scusate, se io faccio il panettiere, l'ego dice sono un panettiere. Se io faccio il dottore, l'ego dice io sono un dottore. Non è cioè, è come identificarsi con il ruolo. E secondo me è un po' quello la cosa da cui vi dovete staccare, ok? Perché poi comunque c'è una rinascita, c'è qualche cosa di nuovo che inizia. Andiamo a vedere un oracolo di questi. Ok, ne sono usciti due. Abbiamo abbandona il risentimento e abbiamo sii ricettiva al mondo spirituale. Allora, la prima dice, identifica un sentimento di rancore di cui hai bisogno di disfarti. Tieni presente che tutti i tipi di risentimento sì, sono velenosi e danneggiano il processo curativo.
Qui effettivamente un po' di risentimento lo potrei vedere qui e lo potrei vedere qui. L'obiettivo, sii cosciente dei motivi per cui continui ad essere arrabbiato e inizi ad abbandonare questi sentimenti negativi prima che finisca il giorno. Ci sono dei lavori da fare sulla rabbia, proprio per buttare fuori la rabbia, per liberarsi, perché la rabbia comunque in sé è energia e quindi il trasformarla vi permette di non buttare quell'energia ma di usarla in altro. La seconda carta dice: rifletti su questa domanda. Come ti aspetti di ricevere guida spirituale e una risposta alle tue preghiere? In modo letterale? In una visione? Sei di queste persone che stanno aspettando che qualcuno senta le sue preghiere perché hanno bisogno di aiuto? Mm. Perché hanno bisogno che l'aiuto ricevuto includa una rete di sicurezza? L'obiettivo: assumi le tue insicurezze spirituali e la tua mancanza di fede. Wow, qui è qualcuno che delega le proprie responsabilità fuori. Tenete presente che siamo sempre solo noi responsabili. Quando ci fanno qualcosa è perché noi permettiamo che ce lo facciano. Ok? Tenete sempre presente questo. Perché se date il potere a qualcun altro, non avete il potere di cambiare la situazione. Se il potere ve lo prendete, avete il potere di cambiare la situazione. Però bisogna prendersi anche le responsabilità di quello che si dice e che si fa. Andiamo a vedere un koan, ultimo messaggio. Mu. Io adoro questa carta, è proprio scritto come il verso della mucca, e la traduzione letterale è un ni, cioè qualsiasi domanda voi abbiate in questo momento la risposta è ni. Non importa quale sia la domanda e non importa neanche quale sia la risposta. Con questa affermazione il punto è che questa cosa c'è. Non importa se sia giusta o sbagliata, il punto è che è così. Amici del Sagittario, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Potete anche effettuare lo stesso lavoro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, ma in più tratto anche altri temi perché è stato studiato come se fosse un corso di formazione. Sono 4 playlist, vanno viste in ordine numerologico, in ordine cronologico e comunque si parla di temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho riunito e messo a disposizione in quella sezione. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!